Xenoblade Cross è l'unico vero open world della serie e come tale strutturalmente differente da tutti gli altri capitoli e data la marea di informazioni da apprendere e la stratificazione del gameplay è un titolo molto criptico. E nella prima run, una volta essere stati catapultati dentro l'atmosfera di Mira, è davvero difficile capire cosa fare perché il titolo non dà istruzioni specifiche su come muoversi in questo immenso mondo. Ma si scoprirà ben presto come nell'ambizioso progetto di Monolith Soft ogni funzionalità sia stata progettata con una cura maniacale e più si addentra nei dettagli più ogni singolo elemento diventa affascinante. A tal proposito in questa guida analizzerò 5 meccaniche più una bonus che sebbene siano fondamentali non sono spiegate nei tutorial e che una volta comprese apriranno nuovi orizzonti offrendo un'esperienza di gioco completamente rinnovata. Ma prima di svelare i segreti di Mira, se gradite contenuti del genere e vorreste vederli in maggior frequenza sul canale, potete supportarmi con semplici azioni come lasciare un mi piace o se siete nuovi iscrivendovi ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Uno degli aspetti che viene più delle volte trascurato da molti giocatori è la meccanica degli urli del guerriero, che sono spesso fondamentali per il successo in battaglia. Ogni personaggio ne ha a disposizione 16 e si possono definire come dei meccanismi causa-effetto che si attivano al verificarsi di determinate condizioni in combattimento. Mentre per gli altri membri del team gli urli del guerriero avvengono automaticamente, per il personaggio principale c'è una clausola aggiuntiva. Una volta che si è soddisfatta una delle 16 condizioni, il giocatore dovrà affrontare un quick time event noto come sfida dell'anima. Per attivare correttamente l'effetto bisognerà premere il tasto B al momento giusto quando il cerchio arancione si sovrappone a quello bianco. Superare con successo tale evento curerà l'intero party e aumenterà di 1 il morale, che concede effetti bonus su specifiche tecniche che dipendono da esso, oltre ad incrementare la possibilità di innesco di ulteriori urli del guerriero. Inoltre, se si supera correttamente il quick time event si guadagneranno anche punti tensione fondamentali in battaglia. Si tratta di un'importante meccanica in quanto è la principale fonte di recupero di punti vita nel gioco, dato che le poche tecniche curative presenti non sono molto vantaggiose. Da ciò ne consegue che tra i vari potenziatori è molto utile quello che aumenti il potenziale, un parametro che intensifica il danno delle tecniche che consumano punti tensione, ma soprattutto la quantità di punti vita recuperati. Diventa quindi cruciale acquisire familiarità con questo meccanismo, poiché la riuscita della sfida dell'anima porta bonus significativi in combattimento. Mira è un pianeta vasto e ricco di nemici che non solo si differenziano per aspetto ma anche per comportamenti e modalità di rilevamento. Ogni nemico ha un proprio modus operandi che varia a seconda dell'orario del giorno, delle condizioni atmosferiche o se il giocatore è a bordo di uno schello o meno. Esistono 3 principali categorie di rilevamento. Il primo è quello visivo. Se un nemico ha l'icona di un occhio significa che percepirà il personaggio attraverso il campo visivo e l'attacco avverrà quando si entrerà nel loro raggio d'azione. Il secondo è quello sonoro. I nemici con l'icona di 3 onde avvertono la presenza tramite il suono. In tal caso l'attacco avverrà non appena si entrerà nel loro raggio di rilevamento, indipendentemente dalla posizione rispetto al nemico. E a differenza di quelli visivi non è possibile evitare il pericolo muovendosi lentamente. Infine esiste la lealtà di gruppo. Questo tipo di rilevamento è differente dagli altri ed è indicato con un contorno appuntito. Esso non riguarderà solo il nemico selezionato, ma tutti quelli nelle vicinanze correlati. Se un nemico di tale tipologia viene attaccato, gli altri membri del gruppo si uniranno automaticamente alla lotta. È da notare che tali forme di rilevamento non innescheranno l'attacco se il leader del party è di almeno 10 livelli sopra quello del nemico, ad eccezione di boss, tyrants e mostri nascosti. Anche se di solito è il giocatore a decidere quando iniziare un combattimento attaccando volontariamente un nemico, esiste un'eccezione in cui sono i compagni
compagni a dare inizio alla battaglia, in caso in cui essi si trovano sugli Skell e colpiscano nemici di piccole dimensioni come i Pron. In tale situazione quest'ultimi verranno lanciati in aria avviando indirettamente lo scontro. La fauna di mira è imprevedibile e conoscere le differenti tipologie di nemici è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese e per affrontarli in modo strategico. Nel vasto mondo di gioco, Millennium e Fondi sono essenziali per il progresso e le sonde dati rappresentano uno strumento chiave in tale contesto, poiché permettono di ottenerli passivamente mentre si prosegue con l'avventura. È quindi fondamentale installare il maggior numero possibile di sonde dati nei vari territori, in modo da generare costantemente risorse in background mentre si è impegnati in altre attività. Inoltre, esse consentiranno il teletrasporto rapido tra le varie zone di mira, ottimizzando i tempi di spostamento e sveleranno i requisiti per portare a termine l'esplorazione dei siti adiacenti, come la scoperta di un tesoro, il completamento di una missione o l'eliminazione di un Tyrant. Le sonde dati possono essere posizionate presso i giacimenti di Millennium nei siti Frontier Nav, facilmente riconoscibili grazie a un raggio di luce che emerge dal suolo. È da notare che se in un settore non si vede la luce da nessuna parte, potrebbe significare che il sito è nascosto in una caverna o in un'area sopraelevata. Le sonde base che vengono inserite di default non conferiscono effetti particolari ed è meglio sostituirle subito con quelle di estrazione per l'ottenimento di Millennium e quelle di ricerca per il guadagno di fondi. Il metodo migliore per incrementare la loro produttività è concatenarle con altre dello stesso tipo e livello per formare delle combo che forniscono bonus, oppure abbinarle a sonde copie e potenziatrici per massimizzarne l'efficienza. Le prime emuleranno il comportamento di quelle adiacenti, le seconde ne amplificheranno gli effetti. In generale, installare una sonda dati ogni volta che se ne ha l'opportunità aiuterà a massimizzare i guadagni di risorse durante l'esplorazione. Una delle tentazioni più comuni man mano che il personaggio cresce di livello è quella di concentrarsi solo sui nemici più potenti, quelli che rilasciano le risorse migliori. Tuttavia è altrettanto importante continuare a sconfiggere i nemici di livello più basso, che dropperanno sì loot di rarità inferiore, ma in compenso saranno più facili e veloci da battere, consentendo in tal modo l'accumulo di risorse vitali per l'equipaggiamento e i potenziatori migliori. Inoltre, se sono presenti parti del corpo, è altamente consigliato mirare ad esse per prima. Distruggerle non solo impedirà al nemico di utilizzare attacchi speciali associati a quella zona specifica, ma garantirà anche loot esclusivo legato a quel segmento corporeo. È bene precisare che nessun mostro è realmente inutile, ognuno rilascerà risorse dedicate, incentivando così la scoperta della fauna di mira. E tale processo di ricerca e ottenimento dei materiali è fondamentale sin dalle fasi iniziali. Ad esempio, nella prima regione si troveranno i Swid, che rilasceranno il manto lanoso, elemento necessario per i potenziatori relativi al potenziale, che sono tra i più utili del gioco. In generale, poiché per le migliori build sarà imprescindibile avere una grande varietà di risorse, è sempre vantaggioso affrontare anche i nemici più deboli che si incontrano lungo il cammino. Si tratta di pochi secondi che possono fare una notevole differenza nell'avanzamento della campagna principale. Dopo il capitolo 6, una volta ottenuta la rispettiva licenza, sarà possibile utilizzare gli Skell, dei mecha incredibilmente potenti che, oltre a permettere di viaggiare più velocemente, offrono vantaggi significativi in battaglia. Con essi sarà anche possibile esplorare le zone sopraelevate, ma tale funzionalità sarà disponibile solo ottenendo il modulo di volo, che si sblocca dopo il capitolo 9. Una particolarità importante degli Skell è che se i loro punti vita scendono a 0 durante uno scontro, verranno distrutti, e la loro riparazione richiede una somma considerevole di denaro, pari a circa i 3/4 del costo originale. In genere ogni Skell è provvisto di 3 assicurazioni e se il veicolo esploderà verrà riparato automaticamente senza spendere nulla. Tuttavia, una volta esaurita la copertura assicurativa, sarà necessario far fronte ai costi con i propri fondi recandosi nell'apposito terminale nella caserma Blade. In quel momento si dovrà scegliere se pagare per la riparazione o abbandonare definitivamente il mecha. Per evitare
evitare questa spiacevole situazione esiste un utile trucco che permette di salvarli. Quando i punti vita dello Skell raggiungono lo 0, basterà superare perfettamente la sfida dell'anima che comparirà per impedire che esso vada distrutto. In caso non si voglia rischiare nulla, al termine delle assicurazioni si possono trasferire i mecha più costosi a un altro membro del party, poiché l'intelligenza artificiale è programmata per completare di default nel migliore dei modi le sfide dell'anima, garantendo così l'incolumità dello Skell senza dover sostenere ulteriori spese. E applicando tali strategie si riuscirà ad utilizzare la potenza degli Skell senza mai dover consumare fondi. Nella Definitive Edition sono stati rimossi i livelli Blade e i punti di visione, che permettevano lo sviluppo delle abilità di campo e consentivano l'interazione con elementi chiave del mondo di gioco. Si potranno ora acquisire completando specifiche missioni denominate in modo ufficioso, che si sbloccheranno nelle fasi avanzate dell'avventura. In particolare, quella archeologia sarà accessibile dopo il completamento del capitolo 6, quella meccanica dopo il capitolo 9 e quella biologia dopo il capitolo 13. Poiché queste missioni appariranno in maniera casuale, sarà necessario interagire ripetutamente con il terminale Blade per farle comparire. Esse saranno infatti fondamentali per esplorare l'incantevole mira al 100%. Le meccaniche appena viste forniscono una solida base per comprendere e sfruttare al meglio tutto quel che Xenoblade Cross ha da offrire sin dalle prime battute. Sebbene tale capitolo possa sembrare complesso all'inizio, applicare i precedenti consigli può davvero stravolgere l'intera concezione del gioco, semplificando notevolmente le sfide presenti su Mira. Che si tratti di ottimizzare le risorse o di ridurre al minimo i tempi morti, vi aiuteranno a progredire molto più velocemente nell'avventura. Se avete suggerimenti su altre meccaniche da approfondire, scriveteli pure qui sotto nei commenti. In caso non vogliate perdervi gli aggiornamenti sull'universo Xeno, potete seguirmi su tutti i miei social con i link in descrizione. In sovrimpressione vedete i miei ultimi contenuti più importanti, come la guida al combat system, al turbo infinito e all'installazione delle sonde. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!